Una attack senza attack. Questa è la grande novità di Nox per il 2025 che, come avete capito già dall'introduzione, non è che ci abbia entusiasmato tantissimo. Ciao a tutti da Emiliano Dalvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo alla casa dei Padel per parlarvi di una racchetta come tutte le Nox con un nome lunghissimo. Vediamo se Alvin saprà comportarsi adeguatamente. Allora, vediamo se riesco. È una Nox. Nox. AT10. Esatto. Luxury Genius 12K. Attack. Attack non lo metto perché non è tanto. Perché non è da attack. Ma prima di parlare di questa grande novità di Nox, perché questa l'anno scorso non c'era solo la 12K, la attack cambia perché ha forma a diamante. Esatto. Parliamo di cosa devono fare i nostri telespettatori. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi, così siamo subito a 33.000, per favore, non costa niente. Quinta e ultima cosa, rispondete alla domanda di Emi. Qual è la vostra Nox preferita della collezione 2025? Scrivetelo nei commenti, ne abbiamo provate due per ora, io dico quella di Tapia. Decisamente. Decisamente quella di Tapia, devastante, bellissima. Partiamo dal prezzo, 340 euro, che col codice sconto Carchia10 sul sito Padel Market diventano 310 euro. Ricordo che attivo anche il codice sconto Carchia10, Carchia15. Non li spendo mai nella vita, mai. Col tuo sconto no. Ma no, neanche al prezzo pieno, neanche scontata, cioè nel senso non la prendo. No. Sei d'accordo, Alvin? D'accordissimo. Anche perché considerando che poi Nox è uno di quei brand, almeno fino a quest'anno, che tra 5-6 mesi costerà 200 euro, là magari a 200 euro. Prezzo, esatto. No, non ci penso neanche a 200 euro questa qua comunque, basta. Basta. Taglianti, così almeno pensate che Nox per qualità ci abbia pagato, no? Per aver fatto la recensione. Ci è piaciuta un sacco, esatto. Che ci è piaciuta un sacco e quindi Nox vi ha pagato e adesso così magari capite che Nox non ci ha pagato perché abbiamo detto che quella ci è piaciuta e questa qua non ci è piaciuta per niente, lo diciamo. E parliamo dal livello intermedio. Sì? Sì. Intermedio. Sia giocatori di destra che di sinistra. Sì, polivalente. Polivalente, cioè tra questa e la shotgun per esempio, che è un'altra diciamo simile, nel senso anche se poi cambia il carbonio, cambiano tante cose, cioè io prendo la shotgun a tutta la vita a 135 euro, cioè nel senso non c'è proprio paragone, quindi il livello intermedio di destra e sinistra. Sì. Guarda, anche a livello femminile può essere, cioè forse guarda ti dirò, questa a livello femminile c'ha più senso che a livello maschile. Però il prezzo Ok, escluso che il prezzo è esageratamente alto sì, per questa racchetta, però secondo me a livello femminile questa qua, sia giocatore di sinistra che cerca una racchetta comunque con un po' di spinta, che sia abbastanza rigida, che abbia il piatto intermedio duro, non è, cioè maneggevole, perché come tutte le Nox è maneggevole, questa si chiama attack, ma... Dove vai Albi? Questa qua si chiama attack, ma dall'alto ne manca parecchia inerzia, vi vedo un bilanciamento medio, quindi anche più a livello femminile c'ha senso. Sì. Se non vi capita, perché il range poi è 360, 375, se non vi capita 375 magari meglio. Comunque parliamo delle caratteristiche tecniche, diciamo che secondo me non è che fare la racchetta da forma a lacrima a diamante e chiamarla attack, alzare il punto dolce la rende d'attacco, perché se poi le caratteristiche sono le stesse e ti arriva una racchetta come questa con peso e bilanciamento, dilli subito 364 grammi e 25,8 cm, cioè dall'alto manca inerzia, tantissima inerzia, quindi una racchetta un po' così, average. Una racchetta sì, che né carne né pesce, cioè è super per maneggevolezza e per effetti. Hai fatto delle volée, cioè le volée quando le fai si possono lavorare tantissimo, quando poi rimbalzano nei pressi del vetro, colpiscono il vetro, muoiono lì. Hai fatto 2 o 3 volée così devastanti con sta racchetta. Io? Sì. Ma se mi hai insultato di brutto. Sì, però hai fatto 2 o 3 volée. Ah sì, quello sì. Però tanti insulti. No, tanti. Il primo set che non l'ho ben capita la racchetta e gli dicevo, Emi, tanto domani la userai tu, E il giorno dopo l'hai usata tu. Forma a diamante, piatti in carbonio 12K, gomma multilayered, black Eva, tatto intermedio duro, EOS flap per aumentare la maneggevolezza, manico più lungo e finalmente tacco ottagonale pronunciato, esagonale pronunciato, ottagonale manco mi ricordo più, che aumenta sicuramente il grip. C'è anche il Nox Custom Grip che abbiamo tolto, l'accetto Smart Strap con comoda polsiera, peso e bilanciamento li abbiamo detti. Esatto. Parliamo di come si comporta da fondo campo.
Racchetta estremamente maneggevole, Sì. punto dolce nella media, non ha un'uscita di palla estrema, abbastanza controllata, però questa rispetto alla Tapia, come mi hai fatto notare anche tu, il piatto non è sempre omogeneo, cioè ogni tanto quando la impatti e pensi hai fatto un bel colpo ti rimane un po' lì, al contrario Esatto. la pensi di steccarla, la palla ti va che è una meraviglia. Quindi perde un po' di omogeneità nel piatto. Assomiglia un po' al genere che abbiamo provato l'anno scorso, Sì, che non ci erano piaciute. ti Sì, ma ricordi? poi ripeto, questa qua la cosa che mi ha deluso è che se si chiama attacco e poi dall'alto non va, cioè che attacco è? Deve essere estrema, esatto. Cioè, Non nel può senso- non essere estrema. Cioè, no, è estrema, però deve essere diversa dalla 12K normale, cioè non è solo la forma a diamante che cambia. cioè, almeno su queste caratteristiche la rende allora una racchetta offensiva. È una racchetta super veloce, super rapida, quindi magari super 3 bene, però sullo smash piatto. Male. Cioè, Sì, perché ti invoglia a muovere il braccio, comunque. Però ripartiamo da fondo campo, cioè si Vai. muove super bene, buon controllo, a parte, ripeto, il problema col piatto non omogeneo, effetti Quello, ecco. super, veramente devastanti, c'è poco da dire, questa doppia ruvidità, 3D al centro e sabbiato nella parte esterna rende veramente una racchetta super effettata, con i colpi affettati alla grande. E si muove bene, e pallonetti sempre abbastanza controllati, è una racchetta controllata. Controllata, sì. E adesso vediamo come si comporta da fondo campo con Alvin che mi mette anche alla prova. Maneggevolezza, piatto purtroppo non omogeneissimo, quindi abbastanza reattivo ma non potente, effetti top. Manico più lungo, ovviamente con un tacco, aiuta ad avere maggiore grip, però davvero la 12K Attack, come detto anche all'inizio, la definirei tutto tranne che attack proprio, la definirei speed, rapidity. Ecco, adesso questa l'ho steccata, a parte che un po' ha vibrato e poi mi è rimasta proprio lì, nonostante pensate di aver fatto un colpo migliore. Che pallonetti da soli non è che vanno, sono pallonetti controllati. Vai Alvin, alza il ritmo, dai. Ho detto veloce, velocissima, difensivamente questo aiuta perché metti e Alvin smash diretto sul vetro laterale, una cosa veramente, una schifezza totale proprio. Difficile vedere dei smash più brutti. Questo ci metto la mano e facciamolo rismashare, vai. Però racchetta sicuramente comoda, ecco questa è giocata malissimo, buoni gli effetti, maneggevole, vai l'ultima Alvin, che per me per il livello anche femminile è perfetta, nonostante magari il peso smasha dove non deve smashare, nonostante il peso potrebbe arrivare a 375 grammi, troppo per una donna, però per chi cerca maneggevolezza, racchetta un po' rigida, questa qua potrebbe essere ideale. Fatto. Te la passo. Arete, cosa vi dici? Beh, Arete è veloce, facile, Affettare i colpi. taglia bene la pallina, quindi Il titolo sarà Affettare i colpi. affettato visto, con il gnocco fritto. E dicevo, è rapida, quindi ti invoglia magari metterci tanto braccio, quindi ti può permettere di andare anche quasi tutto braccio con la volée, dove la lavori tanto e il punto lo si può fare con proprio la palla lavorata tanto, però ci vuole anche tanta tecnica. Quindi su questo tipo di volée va benissimo. Nella volée invece secca, nella volée invece magari sono un po' in ritardo, il piatto così ogni tanto va, non va, rischio ogni tanto di tirare al vetro, ogni tanto di tirare corto e quindi non mi ha molto entusiasmato Amy. Nel cecco di volea invece è buono, nonostante comunque il peso comunque non è bassissimo, ricordiamo 364 grammi, sembra anche più leggera, quindi nel cecco di volea buono, nel blocco tutto sommato non così male, la Deada benissimo alcune volte e non malissimo in altre volte, dipende un po' il piatto come gli gira, non so come spiegartelo, Sì, purtroppo questo piatto così ogni tanto ballerino sembra di aver fatto il colpo più bello di sempre, poi esce una ciofeca e poi invece
pensi di averla presa male, è colpa della Madonna. Se si può dire, si può dire. Si può dire. Ok. Quindi, diciamo, purtroppo. Non vibra. Non vibra, no. Non Però vibra. dei colpi potenti. Adesso Alvin prova la rete, dai. Beh, allora, subito, ecco, la sensazione che non sia mai omogeneità sul piatto, però diciamo che a ritmi blandi, comunque tutto sommato, si riesce a impattare la palla sempre alla stessa maniera, sempre lì vicino al punto dolce, e quindi questo problema, diciamo, non si pone. Sicuramente ad alti regimi la racchetta non restituisce quasi sempre il colpo che ho provato a fare, però diciamo che gli effetti, la maneggevolezza sono buoni. Però ragazzi, la palla, avete visto, mi attaccano anche in difesa, non è una racchetta offensiva. Vai Emi, aumentiamo il ritmo. Sì, a posto, aumentiamo il ritmo. Vai. Cioè, guardate, la palla sembra quasi appoggiata, io sto provando a imprimere forza, ma sono più gli effetti che altro, la palla proprio non va pesante, cioè non riesco a essere proprio in aggressione, cioè qua proprio devo creare il punto a suon di palle così, come in questo caso lavorate. Purtroppo di attack ha veramente poco. Vai, un bloqueo. Ma tutto sommato, a parte questo piatto non del tutto omogeneo, come in questo caso adesso l'ho presa non benissimo, vai Adeada. Allora, si lavora benissimo, quindi la palla magari, però purtroppo questo piatto non del tutto omogeneo mi fa scappare la pallina, però maneggevolezza e effetti buonissimi. Mi avete visto a rete, Emi? Dall'alto sviborate e lavorate la palla, quindi secondo me, ripeto, anche a destra, a sinistra, se non sei un giocatore troppo offensivo, ma sei un giocatore che cerca una racchetta rapida, veloce, agile, questa potrebbe essere l'ideale, ma se cercate potenza, uno smash piatto, questa non sale mai. Infatti in partita ho smesso di smashare, tu mi hai detto basta smashare. Esatto, basta smashare, abbiamo vinto, perché non andava veramente mai, colpo bene il kick alla grada, cioè una racchetta polivalente più che potente. Sì, stavo per dire da cesto, per allenarsi. Sì, cioè nel senso, ripeto, non c'è entusiasmato, adesso la vedete la solita sequenza, poi faremo la sfida e poi daremo i voti. Vai Alvin, alzami la pallina! Con la 12K attack, che io non definirei tanto attack quanto speed, avete visto come va veloce il braccio? Purtroppo questa qua è andata così, cioè veramente quasi senza senso. Però la racchetta che richiede velocità di braccio, ma la permette perché è molto comunque maneggevole e leggera. Ma facciamo un kick, anzi facciamo un'altra vibra. Vai, facciamo un kick Alvin. Però, ripeto, secondo me le manca un po' di inerzia dall'alto, cioè troppo un po' così. Vai. Mi sono sbagliato, volevo fare un per 3, ma ci ho pensato dopo. Che dovevo fare il per 3. Però vedi, a livello di velocità di braccio e di kick sulla palla comoda ci si può appoggiare bene, si può spingere, fare un bel per 3. Va, facciamo un altro per 3, proviamo, e 2 smash con le 3 palline Alvin. Vai. Bene, vai, facciamo 2 smash Alvin. Sullo smash piatto però. Un pochino pecca. Comoda, destra, sinistra, ma direi che attacca è solo perché ha la forma a diamante, non perché è potente. 12K attack! 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 Che attacco. Se perdo anche con questa racchetta, io vado via. Questa non va dall'alto. 1-0. Dai, non puoi perdere con questa, dai. Non va quella racchetta, dai.
Madonna come corro male. Eccesso di confidenza si chiama questo, eccesso di confidenza. 2-0. 2. No. Ah, fuori? Fuori, fuori. 2-0. Buona, eh? Ma cosa stai facendo? Difende benissimo Alvin a destra, avete visto ragazzi? Speriamo che non si vede. La loffietta, avete visto come l'ha difesa? Ma porca miseria. 2-1 per te. Boh. Ah sì, è buona. 2 pari. Ho difeso anche bene, ho difeso. In inglese si dice school, to school, portare a scuola. 2 pari. Ah! Ah! Ma sei una... Cioè fai un bloccheo incredibile poi... Fai ste cacate. Ma che schifo che faccio. 3-2. Ma non... No, eh. Ah. Ma no, ma sei inguardabile. Sono inguardabile. 4-2. Basta, basta. 4-3. Tutte fuori, le prendo, tutte fuori. Vai, vado a chiuderla. Dai. 4-3. Ah. Out, e andiamo, e andiamo. Ah, Pigro, l'hai voluto graziare. Sembravi Mattarella, cavolo. Un toro. 4 pari. Questo sono. Questo sono. Com'era fuori il servizio? Vabbè, 5-4. Andiamo! 5 pari. È buona. Non ci... Hai 7? Fatto io. Oh, ancora uno io, eh. Sono vinto io adesso. 5 pari. Sono vinto io. No, vabbè. Madonna, ma come ti passa? Sei imbarazzante. 6-5. Vado a vincerla, dai. No, salita. 7-5. Non siamo neanche... No. Però facciamo che non vale il passante in mezzo. Albi, perché non vale? Ma adesso devo cambiare regole del gioco, scusa. Non vale, non è che vale solo per me, vale pure per te, ma se non lo sai sfruttare quell'angolino. 1-0. Sì, vabbè. No. Ma non ci credo. Andiamo! Grande punto questo! Da insegnare nelle scuole. Fuori. Fuori. Al millimetro perché non gliela fa più. 2-1.
Dritto, volé. Risposta di dritto e volé di dritto. E Alvin va KO. 3-2 per me. Bello questo. Ho presa. Alvin detto senso della posizione. Ossia, dove non devi stare, lui sta. No, non gioco così male in doppio. 4-2. Ma perché faccio così schifo in singolo? Ma perché? The position man. Siamo 6-0. 6-0 siamo. 6-0. Alvin, abbiamo fatto la sfida, adesso prendi il telefono che diamo i voti alla Nox AT10 Luxury Genius 12K Attack, una delle 4 pale firmate da Agustin Tapia da fondo campo. 7. Pallonetti, 8. arete, 7,5. controllo, 7. maneggevolezza, 9. uscita di palla, 8. punto dolce, 7,5. effetti, 9. potenza, 7. per 3, 7,5. smash, 7. vibora, 8. rapporto qualità-prezzo a 310 euro. 5,5. Abbiamo dato i voti alla Nox 12K Attack, a voi è piaciuta? Scrivetelo nei commenti, ora vi salutiamo dalla Casa de Padel. Ciao.